Ciao, benvenuti su Minty Taro. Oggi in questo video esploriamo le energie per tutto il mese di dicembre. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, ma prima di iniziare vi vorrei invitare, se vi piace questo video e altri che trovate nel canale, a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a attivare la campanella. In questo modo non rischiate di perdere i video successivi e soprattutto mi aiutate, mi date una mano a mantenere questo canale e a migliorarlo, un canale dove cerco di promuovere i tarocchi come mezzo di aiuto e di esplorazione interiore. Bene, le tre varianti fra cui scegliere sono la prima con l'ametista viola, la seconda con la calcite arancio e la terza con il quarzo rosa. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, ma seguendo il vostro istinto, la variante che vi comunica di più, che vi ispira di più. Dopodiché potete scorrere il video fino alla parte che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella con l'ametista viola. Vediamo subito le energie generali del mese, dettagli con i tarocchi e poi consigli le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il messaggero della Terra, quindi novità che arrivano, che riguardano l'elemento terra, quindi qualcosa di concreto, dei cambiamenti solitamente positivi, quindi è una bella carta. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, il mese inizia con la carta della papessa, il 3 di spade, la regina di coppe, la seconda parte, o meglio la metà del mese, diciamo, ha come inizio il 6 di coppe, il 6 di spade e il 5 di denari. E poi l'ultima parte del mese abbiamo l'asso di denari, il 4 di denari e la carta dell'eremita. E poi per quanto riguarda la carta, diciamo, che indica un po' le energie generali del mese, abbiamo l'8 di bastoni, che indica proprio notizie, qualcosa che sta arrivando, anche abbastanza in fretta. Quindi è molto legata questa carta al messaggero della terra. Dunque, per quanto riguarda una lettura generale, vi vedo nella prima parte del mese un po' sofferenti perché abbiamo questo 3 di spade che è una carta di disagio, di fastidio, di dolore per alcuni di voi, che può risalire a un periodo precedente e che voi cercate in parte di mascherare, di non far vedere agli altri con la carta della papessa, che è appunto una carta di mistero, di non apertura nei confronti dell'esterno, quindi vi tenete dentro di voi questo disagio rappresentato dal 3 di spade. Voi siete rappresentati, che siate uomo o donna, con la carta della regina di coppe, quindi una persona sensibile ma anche un po' rivolta all'interno, no? A se stessa, vedete, guarda in basso, guarda verso la propria coppa, non guarda avanti a sé, quindi è un po' chiusa in se stessa questa. Voi siete un po' chiusi in voi stessi nella prima parte del mese, sicuramente, con la carta della regina di coppe e la papessa, e siete molto rivolti a questa sofferenza che avete dentro di voi.
e direi che questo disagio, questa sofferenza in generale un po' continua nella parte centrale del mese, ehm, anche ha delle conseguenze materiali, però direi soprattutto psicologiche, perché comunque io vi vedo con i due 6, ma soprattutto il 6 di spade, come se appunto a metà del mese cercaste un po' di trovare della pace, della serenità per voi stessi, andarvene un po' via, sia fisicamente che magari psicologicamente, nel senso distogliere un po' i vostri pensieri da questa fonte di disagio che risiede nel vostro passato. Questo mi è confermato dal 6 di coppe, che appunto riguarda solitamente il passato, e quindi voi date un po' le spalle appunto alla vostra, a delle esperienze passate che ancora vi fanno soffrire, e vi rivolgete verso altri obiettivi, oppure proprio vi muovete fisicamente, però diciamo questa decisione di andarvene, di lasciare alle spalle una fonte di disagio, avrà nelle immediate conseguenze un po' come risultato il fatto che vi sentirete un po' soli, un po' isolati, un po' abbandonati con il 5 di denari. Quindi comunque è una decisione che ha delle come dire, un po' un pegno da pagare, nel senso che voi cercate di volgere le spalle all'entourage in cui vi muovete, le persone con cui che solitamente frequentate, per stare un po' per conto vostro, perché comunque volete cambiare un attimo situazione, pensieri, insomma, cercare di pensare ad altro rispetto a una situazione che vi trova in difficoltà a livello psicologico ed emotivo, come abbiamo visto col 3 di spade, però appunto come conseguenza sarà il fatto che volgendo le spalle anche a un entourage che frequentate vi sentirete un po' isolati. Però l'ultima parte del mese vi vedo molto più se non sereni, diciamo, avete comunque un qualcosa che vi giunge con l'asso di denari, un qualcosa di concreto che vi dà della stabilità. A livello proprio concreto, quindi la vostra attenzione sarà rivolta a questo tipo di apertura, a questo tipo di opportunità che si apre e che entra nella vostra vita, e che appunto viene preannunciato dalla carta dell'otto di bastoni, che riguarda un po' l'energia generale del mese, e dal appunto messaggero della terra, che indica novità, cambiamenti, solitamente positivi appunto. E come ho detto, questo asso di denari vi dà una certa stabilità anche a livello concreto con il 4 di denari, direi una stabilità un po' che voi necessitate in questo momento, perché nelle prime parti del mese io vi vedo molto introiettati, molto rivolti a voi stessi, ai vostri pensieri, alle vostre emozioni. Invece nell'ultima parte del mese io vedo che la vostra attenzione con la carta dell'eremita è proprio rivolta a questa opportunità concreta che si manifesta nella vostra vita, che si apre, questo portone che si apre, che è rappresentato appunto dall'asso di denari, e che appunto vi crea delle basi stabili, a cui dedicare la vostra attenzione con la carta dell'eremita. L'eremita è una persona che cerca, è una persona che illumina il proprio cammino, anche
da solo, perché appunto l'eremita per antonomasia è la persona che sta da sola e che quindi appunto questa solitudine che un po' sentirete a metà mese in realtà vi permetterà poi nell'ultima parte del mese di illuminare, di trovare, di notare una opportunità appunto che si apre per voi ed è rappresentata dall'asso di denari, di pentacoli, come si dice in gergo. E quindi questo in generale direi appunto che appunto il cambiamento preannunciato dall'otto di bastoni al messaggero della terra, che sono appunto delle novità positive, delle opportunità che arrivano nella vostra vita, si concretizzeranno soprattutto alla fine del mese. Potrete trovarle, potrete notarle, illuminarle con la vostra lanterna, appunto perché riuscirete precedentemente a lasciarvi alle spalle una serie di situazioni, di ricordi, soprattutto di emozioni, di sentimenti che vi affaticano molto e che derivano da situazioni passate che appunto vi hanno fatto soffrire e se nella prima parte del mese vi sentite ancora molto appesantiti da questa energia, diciamo, negativa, di malumore, di pensieri ricorrenti, perché il 3 di spade indica appunto un chiacchiericcio mentale anche, no? Che comunque mette il dito nella piaga in ciò che vi fa soffrire, vediamo che appunto a metà mese questo chiacchiericcio voi riuscirete a fermarlo e a isolarvi un attimo anche da contesti che probabilmente vi ricordano un po' le vostre esperienze negative del passato e quindi cercherete un po' di isolarvi e questo vi permetterà appunto di aprirvi anzi ad opportunità nuove in contesti nuovi. Questo in linea generale. Dal punto di vista professionale, appunto, nella prima parte del mese io vi vedo molto focalizzati su esperienze negative passate, ipersensibili, non vi aprite, ve lo tenete per voi stessi questo malumore, però in realtà appunto anche se non lo cercate di nasconderlo agli altri, in realtà ne soffrite abbastanza, ci sono appunto delle situazioni al lavoro che non vi piacciono e che probabilmente sono lì da un po' di tempo, però appunto a metà mese riuscite a crearvi una vostra isola di pace, a volgere un po' le spalle a situazioni e persone che non vi danno fastidio, a isolarvi. Vi sentirete un po' appunto come conseguenza un po' isolati, probabilmente avrete anche delle difficoltà tecniche, delle difficoltà anche concrete che derivano da questo volgere le spalle all'entourage che frequentate, possono essere dei colleghi, possono essere dei clienti che vi danno fastidio, comunque insomma inizialmente non sarà rose e fiori, l'immediata conseguenza di questo volgere le spalle a situazioni che vi danno fastidio potrebbe appunto darvi anche un attimo da, come dire, delle difficoltà anche a livello economico, però appunto vi permetterà di trovare una opportunità a fine mese che sarà positiva. Un'opportunità concreta, un portone che si apre che appunto può darvi appunto anche della stabilità lavorativa e finanziaria. Quindi alla fine è tutto un processo di non pensare a ciò che vi dà fastidio, ma focalizzarvi su nuove opportunità che si aprono. Dal punto di vista sentimentale c'è della sofferenza all'inizio del mese, c'è probabilmente una relazione che vi fa soffrire, una rottura che c'è stata che ancora vi fa soffrire, però appunto a metà mese vedo che
decidete di non pensare più a questa rottura, se c'è stata un'esperienza, a una frequentazione che vi dà fastidio a livello sentimentale, e quindi se magari appunto è una relazione che però appunto vi dà una stabilità economica, può avere come conseguenza un problema economico, questo volgere le spalle a questa persona, al vostro partner, per altri è semplicemente un sentirsi un po' isolati, però appunto è una decisione che prendete voi in maniera coscienza di volgere le spalle come fanno i protagonisti di questa carta, a una situazione caotica e andare verso appunto anche un isolamento proficuo, perché comunque troverete appunto la pace. Solitamente questa carta è una carta di transizione, quindi dal caos all'ordine, a una certa pace interiore, appunto. Quindi volgete le spalle comunque a una situazione sentimentale turbolenta e vi permetterà nella ultima parte del mese appunto di avere un incontro che appunto è un qualcosa che può, un incontro che fortunato, nel senso che a livello sentimentale può indicare appunto l'inizio di una relazione che si rivela stabile, che si rivelerà stabile nel tempo con l'asso di denari, quindi proprio un incontro concreto, un inizio concreto di una relazione nuova per molti di voi. O comunque un nuovo inizio della stessa relazione per altri, per quanto io sinceramente mi sembrano carte che parlino più a persone che hanno avuto una rottura recentemente di cui ancora soffrono e che riusciranno finalmente in questo mese a smettere di soffrire e di pensare a questo tipo di relazione che è finita e di volgere le spalle a questo tipo di sofferenza interiore e invece aprirsi a un incontro fortunato, un incontro comunque che può creare, dare le basi a una relazione stabile nel futuro. E quindi nuovi incontri, nuove opportunità a livello sentimentale anche appunto anche in questo caso con il messaggero della terra e l'otto di bastoni a fine del mese. Vediamo adesso i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento ci può permettere questo mese di ottenere il meglio dalle energie di dicembre. E abbiamo quella del networker, cioè di colui che appunto crea una linea, una rete di contatti, di connessioni e quindi quello che sta dicendo appunto di aprirvi a nuovi incontri, a nuove opportunità attraverso la creazione di una rete di contatti, ovvero questa opportunità nascerà, l'opportunità data dall'asso di denari uscirà fuori da alcuni vostri contatti se riuscite appunto a costruirli questo mese. Contatti nuovi però appunto, non stiamo parlando dei soliti, però proprio di nuovi contatti che riuscirete a procurarvi, a nuove connessioni, nuove comunicazioni, nuove amicizie, nuove opportunità, diciamo colleghi. Contatti che poi appunto questo mese, alla fine del mese, vi permetteranno di trovare la sincronicità giusta per aprire questa porta, perché vedete questo asso di denari disegna appunto, c'è una porta che apre in un giardino, no? Quindi è proprio una porta che si apre, una porta concreta e che verrà fuori con nuovi contatti che riuscirete a creare questo mese.
Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Come ho detto nell'introduzione, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. E noi ci vediamo presto, ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella della calcite arancio. Vediamo le energie generali del mese, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo il messaggero del fuoco. Questo è il messaggero che indica appunto che qualcosa sta arrivando abbastanza velocemente e tra l'altro anche in maniera un po' impetuosa, mettiamola così, perché appunto è l'elemento del fuoco, quindi è qualcosa di veramente molto veloce. Non indica se è positivo o negativo la notizia o l'evento che sta arrivando, bisogna vedere un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque, per quanto riguarda l'inizio del mese, inizia appunto con il paggio di coppe che indica sempre appunto anche un messaggero, il paggio, e vediamo poi che abbiamo la regina di coppe e poi il 2 di spade. Poi a metà mese abbiamo il re di denari, la temperanza e il 4 di denari, e poi a fine mese abbiamo il 2 di coppe, il paggio di bastoni e il 3 di bastoni, e poi la carta centrale del mese è il 3 di denari. Dunque, ci sono appunto delle cose che si stanno muovendo questo mese per voi, ci sono vari inizi, vari sviluppi, come se qualcosa appunto stia andando a nascere questo mese e non necessariamente in un ambito specifico. Adesso vedremo poi, leggeremo le carte sia a livello professionale che sentimentale, però diciamo che in generale io vi vedo appunto all'inizio del mese ricevere appunto una notizia, un invito, una proposta con il paggio di coppe che è appunto qualcosa che vi attira, che vi piace, è una proposta che è in linea con la vostra natura, che si presenta appunto come qualcosa che vi può piacere, perché solitamente appunto essendo un paggio di coppia, un qualcosa di che vi sta che è in linea con la vostra natura, che poi tra l'altro è rappresentata in questo caso dalla regina di coppe, quindi sempre coppe è, quindi è proprio qualcosa in linea con voi e siete appunto rivolti al paggio che quindi è proprio un qualcosa, una proposta, un invito che vi viene rivolto all'inizio del mese e che voi dovete appunto decidere se accettare o meno con il 2 di spade. A metà mese diciamo la carta più importante è quella della temperanza, che indica una forma sia di guarigione ma anche di attesa, di lento adattamento alle circostanze esterne, soprattutto di proprio temperare voi stessi o le circostanze attorno a voi in una come dire, per creare un qualcosa di nuovo e un pochino più blando, ovvero la temperanza, come vedete, è rappresentata da un angelo che sta mischiando il contenuto di due coppe, che vuol dire che
gli ingredienti vengono diluiti, solitamente si tratta, no, la simbologia è quella del vino diluito con l'acqua, quindi per creare un risultato più blando di sapore e di forza. Ed è appunto un messaggio della temperanza, che è quello appunto di cercare di cambiare interiormente, di cambiare circostanze, la realtà attorno a sé, gli ingredienti che voi trovate, diciamo, sulla vostra tavola, in modo da creare un prodotto diverso, nuovo, però un pochino meno forte, un pochino più blando. E in questo caso quello che sta dicendo la carta della temperanza, che ai lati ha da una parte il re di denari, dall'altra il 4 di denari, vi sta a indicare che a metà del mese appunto avrete la necessità di temperare un po' la vostra realtà, di smussare un po' gli angoli, soprattutto nei confronti di una persona che vi sta accanto, rappresentata dal re di denari, che può essere il vostro superiore, che può essere il vostro partner, comunque una persona di successo, e con cui dovete avere a che fare. E il 4 di denari in questo caso indica proprio la vostra realtà, le basi, le fondamenta della vostra realtà, e sembra proprio suggerire questa carta della temperanza la necessità proprio di, come dire, ehm, mh, adattarsi alle circostanze attorno a voi, alle persone, in particolare questo re di denari, cercare di adattare il vostro carattere, la vostra indole appunto a delle circostanze esterne a voi, che sono rappresentate appunto da un lato dal 4 di denari, quindi proprio diciamo, la realtà, la situazione in cui vi muovete, dall'altro dal re di denari, che quindi è diciamo una persona accanto a voi. Cercare appunto di smussare un po' gli angoli in modo da adattarvi a questa persona e alle circostanze in cui vi dovete muovere, in modo da appunto come dire, ottenere quella stabilità che il 4 di denari sta per un verso promettendo, mettiamola così. Quindi io direi che appunto questa offerta che vi viene fatta all'inizio del mese, su cui dovete decidere, implica, per questo avete un po' di dubbi con il 2 di spade, implica un certo adattamento da parte vostra appunto a circostanze, a situazioni, volendo anche un pochino rigide, con il 4 di denari, probabilmente anche a livello più specificamente economico, come dire, stare un po' attenti alle finanze, e dall'altro adattarvi o comunque cercare di smussare un po' gli angoli nei confronti di una persona rappresentata dal re di denari, che è evidentemente una persona con una certa autorità e con cui dovete avere a che fare. Durante l'ultima parte del mese vi vedo appunto che riuscite nel vostro intento, perché abbiamo il 2 di coppe, che indica una bellissima partnership, una bellissima coppia che proprio va d'amore e d'accordo in linea generale, comunque, quindi potreste essere voi con questo re di denari, che permette appunto l'inizio di una nuova avventura, di una nuova attività che dà subito dei frutti con il 3 di bastoni.
il paggio di bastoni appunto indica questo inizio, questo nuovo vento. Il 3 di bastoni si collega al 3 di denari, che quindi indica proprio un crescere, un nascere di qualcosa, no? Il numero 3 è la prima manifestazione, diciamo, di qualcosa nel concreto, no? La prima figura geometrica è quella del triangolo, e quindi è il concretizzarsi di un qualcosa, e quindi i primi frutti vengono a manifestarsi immediatamente alla fine del mese, con il 3 di bastoni, che indica appunto una persona che aspetta anche ulteriori sviluppi, ulteriori migliorie, e poi il 3 di denari, che indica proprio anche una felice cooperazione con altre persone. Quindi mettiamola così, a livello generale, riassumendo, cercando di chiarire, vi viene subito all'inizio del mese con il messaggero del fuoco proposto un invito, una proposta, qualcosa di nuovo comunque che a voi piace molto, vi lascia un po' dei dubbi all'inizio del mese, perché implica un'adattabilità, un cambiare voi stessi, insomma cercare di venire a patti sia con una persona con cui dovrete lavorare insieme, che è rappresentata dal re di denari, sia magari dovrete far fronte a delle spese con il 4 di denari. Però appunto vedo che accetterete questa proposta, appunto perché nell'ultima parte del mese vede proprio l'avvio di nuove attività, di nuovi progetti in cui collaborerete con il 3 di denari e il 2 di coppe con un'altra persona, che darà subito dei primi frutti positivi alla fine del mese con il 3 di bastoni. Quindi in generale proprio un mese di nuove attività, di nuovi inizi, di collaborazioni con altre persone in attività che a voi piacciono, poi tra le altre cose. Quindi insomma insieme è un bel mese abbastanza attivo. Dal punto di vista specificamente professionale abbiamo appunto la proposta di un qualcosa di nuovo, di un progetto con il paggio di coppe, che appunto è molto in linea con la vostra natura, che vi piace, vi attrae. Avrete dei dubbi inizialmente nell'accettare, appunto perché dovrete portare avanti, diciamo, sistemare delle cose, adattarvi a delle circostanze e a delle persone rappresentate appunto dal re di denari, e magari far fronte a delle spese con il 4 di denari, perché il 4 di denari indica appunto un po' come dire essere un po' attenti a risparmiare, appunto dovrete fare appunto come dire, tirare un po' la cinghia, o comunque risparmiare appunto per poter affrontare questo nuovo tipo di attività, e che verrà avviata alla fine del mese, e vedo appunto che ci sarà una partnership molto interessante con una persona con cui vi troverete molto affiatati, e nuove attività, nuovi inizi che danno subito i propri frutti già alla fine del mese con il 3 di bastoni. Avrete bisogno di un certo spirito di avventura con il paggio di bastoni, perché il paggio di bastoni indica sempre un po' una persona avventurosa, che è curiosa, piena di entusiasmo, quindi insomma comunque sarete contenti di questo nuovo progetto che avvierete. Quindi sicuramente sono delle attività nuove che non vi spaventano più di tanto, ce la potete fare e sarete molto, molto contenti di averle avviate alla fine del mese, e già avrete subito dei risultati, e aspetterete ulteriori progetti, ulteriori progressi con il 3 di bastoni.
alla fine del mese. Dal punto di vista sentimentale c'è un invito, c'è un incontro, avrete dei dubbi con il 2 di spade. Si tratta di un incontro con una persona, in questo caso rappresentata dal re di denari, che è una persona molto solida, molto concreta, stabile, senza cosiddetti grilli per la testa, quindi che sono una persona molto affidabile, ecco. E questo permetterà appunto vi permetterà di guarire anche da ferite emotive passate, perché comunque la temperanza è anche una carta di guarigione, di trasformazione interna positiva, anche se un po' lenta, però insomma è una frequentazione con questo re di denari che sicuramente darà avrà degli effetti positivi anche a livello interiore dentro di voi. E l'ultima parte del mese vede proprio una bellissima partnership, una bellissima relazione con questa persona, rappresentata dal appunto questa relazione dal 2 di coppe. È un nuovo inizio che appunto dà i suoi ha subito degli sviluppi importanti con il 3 di bastoni. E appunto vedo passione con il paggio di bastoni. Comunque è all'inizio cioè alla fine del mese vedo proprio sicuramente una bella relazione dove iniziate a fare cose nuove con questa persona che vi entusiasma. Assolutamente. Comunque è un mese in generale ricco di inizi, di novità, di collaborazioni con altre persone, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo, che più in generale a livello personale. Quindi sicuramente è un mese, quello di dicembre, abbastanza fruttuoso. Vediamo adesso la carta, infatti, la carta degli archetipi, che è quella del compagno in questo caso, quindi che indica proprio partnership, insomma fare partenariato con altre persone, con una in particolare, quindi in questo caso, nel vostro caso, sarà con questo famoso re di denari. Quindi vi consiglia sicuramente di collaborare con questa persona, come indica appunto il 3 di denari, perché appunto avrà tutto ciò, questa collaborazione, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo o in generale, avrà delle conseguenze molto proficue per voi. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video, come ho detto all'inizio, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito le energie generali del mese, i dettagli con i tarocchi e poi consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, che bella carta, abbiamo il Regno della Terra, che indica successo, stabilità a livello proprio concreto della nostra quotidianità, perché l'elemento terra appunto è come l'elemento denari nei tarocchi, quindi qualcosa che è relazionato col nostro lavoro, con la sfera concreta, materiale della nostra vita. E indica appunto successo, benessere, stabilità, insomma qualcosa che si riesce a costruire.
Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi e l'inizio del mese vede il 2 di denari, il re di denari e il 10 di bastoni. E poi a metà mese vede la regina di denari, la carta degli amanti e la carta dell'appeso. Poi a fine mese abbiamo il re di bastoni, il sole e il cavaliere di coppe. E l'ultima carta, che indica un po' l'energia generale, vede il 7 di bastoni. Dunque, effettivamente ci sono molte carte che indicano la sfera materiale con i denari e anche lavorativa, però anche di energia con i bastoni. E ci sono anche abbastanza ben 3 arcani maggiori, quindi insomma è un mese importante per chi ha scelto questa variante. Dunque, innanzitutto vedo una coppia con il re di denari e la regina di denari, quindi per alcuni di voi è un mese che vede proprio la collaborazione con una persona con cui vi sentite molto in sintonia, entrambi siete persone concrete, affidabili, per alcuni di voi può indicare appunto un matrimonio, insomma, perché queste due persone sono appunto una coppia dello stesso seme, quindi che comunque indica veramente una sintonia molto forte. E dunque, dicevo, nella prima parte del mese vi vede come re di denari, siete delle persone che dovete lavorare molto all'inizio del mese con il 10 di denari, si sta chiudendo anche un ciclo comunque, ehm, per molti di voi a livello lavorativo, poi vedremo specificamente a livello, diciamo, a livello lavorativo, però in generale io vi vedo all'inizio del mese molto anche affaticati comunque, però sicuramente vi state dando da fare in delle attività a cui tenete e che appunto comunque implicano molta energia con il 10 di bastoni e il 2 di denari indica appunto che dovete cercare di trovare un bilanciamento fra varie attività appunto perché ne avete troppe, state mettendo le vostre energie in molti settori all'inizio del mese e appunto a metà mese vi vedo che dovrete prendere delle scelte importanti con la carta degli amanti che indica sempre una scelta importante e che vi costringerà a riflettere molto, una scelta che vi, come dire, che vi costringerà a fermarvi un attimo a riflettere con la carta dell'appeso. Vedete questa persona che non si può muovere, quindi è una carta che suggerisce proprio l'idea di star fermi e vedere le cose da vari punti di vista, visto che ha i piedi al posto della testa e viceversa, e quindi a metà mese dovrete riflettere molto su come procedere, probabilmente perché appunto non ce la fate più. Questo 10 di bastoni all'inizio del mese vede proprio tanta fatica. Tanta fatica probabilmente per raggiungere questo traguardo di stabilità, di costruzione di un qualcosa, di una vostra
attività a cui tenete molto e che il 7 di bastoni indica anche una certa competizione, una lotta, un far prevalere la vostra energia, la vostra opinione su quelle di altri, perché vedete il 7 di bastoni indica anche, come dire, una difesa, no? Nei confronti di altre persone che per un verso vi attaccano, comunque vi consigliano e voi non cercate comunque di pensare con la vostra testa. Comunque appunto è una decisione che riguarda per molti di voi l'ambito proprio materiale, ma in generale un po' per tutti direi, visto che le carte prevalenti che proprio hanno un'energia abbastanza forte in questa stesa sono quelle di denari. Quindi, e poi anche la regina dei denari qui accanto indica proprio è una decisione che ha delle conseguenze sul vostro quotidiano, sulla parte più materiale della vostra vita, che è una decisione importante per cui dovrete rifletterci molto, è una scelta anche per alcuni di voi. Vedo però appunto che sarete coronati appunto dal successo con la carta del sole che appunto è un po' il successo che viene annunciato fin dall'inizio con questo castello del regno della terra, che appunto è come dire che la vostra decisione avrà un successo, che prenderete la decisione giusta, avrete una visione chiara dei vostri obiettivi, riuscirete a come dire, mettere a posto le varie attività in un ordine tale che finalmente riuscirete a avere anche i vostri spazi e riuscirete appunto ad andare verso la direzione voluta con il cavaliere di coppe, che è una persona un po' che segue il proprio cuore, che segue le proprie passioni. Il re di bastoni indica appunto che riuscirete a prendere questa decisione in maniera forte, in maniera giusta, anche perché avete delle qualità, delle capacità decisionali molto buone, avete una grande energia e avete molta capacità gestionale di leadership e questo vi permetterà appunto di ottenere i vostri obiettivi a fine mese, di chiarire la vostra testa e prendere decisioni giuste che vi permetteranno poi nei giorni successivi alla fine del mese di seguire appunto con il cavaliere di coppe i vostri obiettivi, quelli a cui tenete. Quindi insomma questo regno della terra che indica prosperità, abbondanza, successo, riuscirete a realizzarlo alla fine del mese di dicembre. Quindi riassumendo in linea generale, all'inizio del mese io vi vedo molto affaticati, state lavorando veramente molto, state cercando di bilanciare varie attività, vari compiti a cui dovete far fede, anche perché probabilmente avete già in mente questo obiettivo finale del regno della terra, cioè un traguardo che voi avete in mente e che appunto è anche esplicitato dal 7 di bastoni. Comunque c'è un traguardo finale che avete in mente, che voi state cercando di ottenere e che riuscirete a ottenere alla fine di dicembre e sarà un grande successo. Riuscirete a ottenerlo anche grazie a delle decisioni importanti che dovrete prendere a metà mese e che dovrete prendere guardando le cose da più punti di vista e soprattutto fermandovi un attimo per capire, cioè ci vuole un po' più di riflessione a metà mese rispetto a tutte queste attività che state
questa energia che state utilizzando per le varie attività all'inizio del mese. A metà mese dovrete fermarvi un attimo e prendere una decisione importante. Sarà comunque una decisione che riuscite a fare benissimo, perché appunto le carte del re di bastoni, del sole e del cavaliere di coppe indicano veramente successo da tutti i punti di vista, sia emotivo che anche energetico, mettiamola così. Quindi sicuramente è un mese dove riuscite a ottenere i vostri obiettivi nel migliore dei modi, e soprattutto contando su voi stessi, con la carta del re di bastoni. Dunque, dal punto di vista lavorativo dovete appunto faticare molto all'inizio del mese, avete varie attività a cui fare, a cui dedicare la vostra energia. A metà mese dovete prendere decisioni importanti sul piano proprio anche a livello economico, dovrete riflettere a fondo, e dovrete probabilmente anche per alcuni di voi passare una specie di prova, nel senso può essere un colloquio di lavoro, può essere un esame, qualcosa per una promozione, per dire, con il 7 di bastoni. Riuscirete a superarla attraverso il vostro impegno e la vostra passione, come indica appunto la carta del sole. Questo vi permetterà appunto di andare poi verso delle attività lavorative che sono molto in linea con le vostre passioni, con le vostre capacità. Quindi è assolutamente un mese di successo quello di dicembre per voi. Dal punto di vista sentimentale vedo appunto che c'è una coppia molto affiatata della regina e del re di denari, che tra l'altro è affiancata dalla carta dell'innamorato, quindi comunque c'è una forte passione, c'è un forte, più che passione direi una forte intesa, ecco, una forte intesa. Ci sarà un momento di stasi a metà mese, delle decisioni da prendere molto importanti proprio a livello della vostra relazione, però appunto riuscirete a prenderla, questa decisione, in maniera molto relativamente molto facile, grazie appunto alla vostra capacità, al sentimento che unisce voi e l'altra persona, quella a cui tenete. E la carta del sole e del regno della terra indica proprio che riuscirete insieme a questa persona a concretizzare un qualcosa, potrebbe essere una decisione di coabitazione, o comunque di creare un qualcosa insieme di molto stabile, perché entrambi, sia il re che la regina di denari, che rappresentano voi, il vostro partner, avete appunto delle obiettivi anche concreti a livello di relazione. Siete sulla stessa linea d'onda, assolutamente. E quindi a livello relazionale io vedo proprio una concretezza, degli obiettivi comuni con il vostro partner, che riuscirete appunto a concretizzare, a calare nella realtà alla fine del mese. Quindi successo anche dal punto di vista relazionale. Vediamo cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere, e c'è quello del bambino ferito. Il bambino ferito è l'archetipo di colui che è stato ferito, appunto, no? Che ha delle ferite da guarire,
che permettono appunto di empatizzare anche con gli altri. Bene, in questo caso questa carta sta a significare che per poter raggiungere il vostro regno su questa terra, diciamo il premio finale alla fine del mese di dicembre, ehm, dovete cercare oltre diciamo l'impegno energetico concreto, perché vi vedo molto votati appunto al vostro obiettivo, soprattutto all'inizio del mese, dovrete cercare un attimo di come dire, empatizzare o di aprire, aprirvi diciamo alla comprensione anche delle altre persone. Questo vi aiuterà nel raggiungimento del vostro obiettivo. A livello relazionale sicuramente dovrete appunto fare come dire fare un'intesa con l'altra persona appunto e quindi per fare questa intesa dovete appunto empatizzare con l'altra persona, cercare di capirla o comunque cercare di fare team, mettiamola così, e la stessa cosa a livello lavorativo più in generale. Questa carta sta cercando di dirvi che per ottenere i vostri obiettivi allo concreto alla fine del mese dovrete fare anche una collaborazione con altre persone attorno a voi che appunto un po' sono esplicitate anche a livello professionale da queste due carte, perché indica proprio in generale il fatto che ci sia una coppia dello stesso seme, indica proprio che c'è una un'intesa con altre persone in questo mese che vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi anche a livello lavorativo o più in generale a livello personale, se non relazionale, e questo attraverso appunto la comprensione degli obiettivi degli altri e permettere appunto che siano comuni ai vostri per un certo verso. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia fatto un po' riflettere, vi abbia dato gli spunti appunto di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao!